Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, cancro, e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di aprile 2026. Amici del cancro, abbiamo la carta degli amanti e devo dire che per una stesa sull'amore e le relazioni è la carta indicata. Può parlare di amore effettivamente se magari non è ancora presente nella vostra vita, può parlare di amor proprio in un senso un po' più grande e potrebbe anche parlare di scelta per qualcuno. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare le letture dell'ascendente e della luna. Per capire poi come incastrare queste letture, ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. E sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo subito con un 3 di coppe. Abbiamo un 6 di bastoni, mondo, re di pentacoli, gli amanti nuovamente, ragazzi. Abbiamo un 7 di pentacoli, wow, asso di coppe e 3 di spade. Stesa molto intensa, devo dire. Allora ragazzi, questo è lo sviluppo energetico nel mese di aprile per quello che riguarda voi. Quindi se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere la persona che vi interessa. Non importa quale sia il tipo di relazione, se vi state conoscendo, se vi frequentate già, se siete in una relazione senza etichetta, piuttosto che clandestina, datata, non importa. È l'evoluzione energetica della persona di vostro interesse. Allora, cominciamo con la vostra di energia, che è già bella, come dire, frizzantina. Partiamo da questo 3 di coppe che mi parla di un festeggiamento, di un qualche tipo di, potrebbe essere anche un traguardo, o per qualcuno si tratta di una persona che potreste magari conoscere nel mondo del lavoro o sì, principalmente potrebbe essere qualche cosa come il lavoro, la palestra, qualche posto dove vi vedete o vi frequentate spesso. Ehm, quindi potrebbe esserci già questa conoscenza per qualcuno a inizio mese. Se per caso non fosse il vostro caso, questo 3 di coppe potrebbe rappresentare che siete, come dire, in un clima abbastanza sereno, abbastanza tranquillo, divertente, magari proprio con persone che riuscite a frequentare tutti i giorni o con le persone che vi sono vicino nella quotidianità. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Sole, abbiamo il cavaliere di spade e un 9 di coppe. C'è come bisogno di fare chiarezza mentale. Il 6 di bastoni è una carta che ci parla dei riconoscimenti, di diventare come un punto di riferimento.
Può essere che in questo presente siate anche un punto di riferimento per questo gruppo. E devo dire, ragazzi, che tra il Sole e il 9 di coppe e questo Cavaliere di Spade, devo dire che l'inizio del mese di aprile è ben godereccio. Io lo sento molto, molto, molto focalizzato sulle amicizie. Quindi chi lo sa, tra le vostre amicizie potrebbe esserci una persona molto interessante o magari nel posto di lavoro potrebbe esserci una persona con la quale diventate un po' più amici. Andiamo a vedere il mondo. 9 di bastoni, asso di spade. Io credo che qui ci sia come qualche cosa da dire. Può essere un limite da dare, un confine, un risultato da raggiungere. Può essere un qualche cosa che renda completa questa amicizia. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Abbiamo un 5 di coppe e un 2 di Pentacoli. Guardate, è come se ad un certo punto ci fosse come un rallentamento. Può essere a causa di quello che potreste dire, delle barriere che potreste mettere. Non lo so, perché il mondo in realtà è una bella carta e parla di compimento, di completamento, di raggiungimento di un risultato, però qui è come se ci fossero dei limiti di cui si deve parlare, dei confini. Andiamo a vedere la carta degli amanti. Regina di bastoni e 6 di bastoni che avevate già qui. Guardate, io questa carta degli amanti la sento positiva. È un qualche cosa che, cioè effettivamente c'è come un'energia che si scambia. Io credo che qui ci sia come, sento come se ci fosse qualche cosa, qualche occasione persa potrebbe essere, qualche senso di colpa, qualche, come vi posso dire, c'è qualche cosa che vi fa rimanere un po' fermi. Però, siccome uno dei significati della carta degli amanti, come vi dicevo all'inizio, è la scelta, può essere che qualcuno effettivamente faccia una scelta per amore nel mese di aprile, per amor proprio anche. Andiamo a vedere il 7 di Pentacoli perché è una carta che indica l'avere una certa pazienza. Secondo me c'è il Re di Spade, quindi è un po' come se si vuole, se si voglia vedere come si evolvono le cose. Carro e 6 di spade. Può esserci un movimento, ragazzi, qui, un movimento in avanti. Però anche il carro ha un'energia di scelta. Andiamo a vedere l'asso di coppe, perché l'asso di coppe di solito parla di nuovi inizi. Abbiamo un 10 di spade. Dieci di spade, luna, temperanza e re di bastoni. E qui avete la regina di bastoni, ragazzi. Vi dico, secondo me si può sviluppare qualche cosa. Andiamo a vedere anche il 3 di spade però, perché c'è come un sacrificio secondo me da dover fare. Abbiamo il re di pentacoli e il mago. È come se qualcuno dovesse sacrificare la propria posizione. Potrebbe essere proprio quella, la posizione di leader di questo gruppo.
Potrebbe essere la posizione di amico, amica. Potrebbe essere il sacrificio di questa cosa qui che vi fa star male, che vi crea il 5 di coppe. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Devo dire che comunque tra la carta degli amanti e l'asso di coppe, secondo me è come se iniziasse un nuovo capitolo con una persona che potrebbe essere, guardate, abbiamo tutti i segni di fuoco praticamente, possono essere, manca l'ariete, perché ho, beh no, ce l'ho. E potrebbe essere un segno di terra anche, un segno d'aria, cioè ne ho veramente di tutti i colori, quindi gemelli molto forte e cancro e leone. Va bene, comunque sento come se questa situazione o questa conoscenza potesse effettivamente svilupparsi in qualche cosa di nuovo. Vi dico, con la carta degli amanti o c'è da fare qualche tipo di scelta e quindi di sacrificio, come vi dicevo prima, oppure può far riferimento a un qualche cosa che sceglierete per amor proprio. Qui vedo come un momento di stop, avete anche il Cavaliere di Pentacoli insieme al 7 di Pentacoli, quindi diciamo che la seconda parte del mese è un po' più lenta, secondo me. Però c'è un asso di coppe bellissimo alla fine e la temperanza. Secondo me c'è come una guarigione del cuore qua. Andiamo a vedere la vostra persona di interesse, quindi non importa il tipo di legame, di relazione che ci sia, andiamo solo a vedere lo sviluppo energetico del suo mese. Oh, ragazzi, 3 di coppe, stessa energia iniziale, quindi sì. Guardate, vi dirò che per l'altra persona potreste non essere solo amici. 9 di bastoni, imperatrice. 5 di bastoni. Cavaliere di spade, 5 di pentacoli e 4 di bastoni. Ho come l'idea che questa persona sia... perché 9 di bastoni ce l'avete tutte e due in realtà. Quindi entrambe potreste essere un po' sulla difensiva, mettere dei paletti, avere come delle regole proprie. Ok, andiamo a vedere il 3 di coppe. Re di coppe. Amanti. Ragazzi, storia intensa, storia intensa nel mese di aprile. Credo che qui l'altra persona potrebbe nutrire anche qualche sentimento in più, che non sia solo amicizia. Asso di coppe. Credo che questa persona si stia difendendo, schermando dall'innamorarsi di voi. Ragazzi, soprattutto le persone che sono, diciamo così, molto, molto empatiche, molto bisognose di affetto, mi raccomando, rimanete con i piedi per terra perché io qua vedo sì un sacco di cuoricini, farfalle nello stomaco, è una bellissima energia, però rimanete sempre con i piedi per terra, non vi fate condizionare troppo da quello che dico io o gli altri cartomanti, ok? Però vi dico che è una bellissima lettura. Cioè, sento il mio di cuore pieno. Ok, e abbiamo un 4 di coppe.
Io credo che questa persona non voglia vedervi o non voglia innamorarsi o voglia nascondere a se stessa quello che prova per voi. Andiamo a vedere l'imperatrice. Re di bastoni e due di pentacoli. Mm. Potrebbe esserci come una diversità caratteriale. Potrebbero esserci delle difficoltà a livello di ruolo, magari è una persona, non lo so, che ha un ruolo diverso rispetto al vostro, un tipo di lavoro magari diverso rispetto al vostro, magari voi siete persone che vi muovete, questa persona ha più un lavoro sedentario o viceversa. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 2 di spade. E la carta della stella. Qui, ragazzi, ho come la sensazione che questa persona potrebbe essere a un bivio ad un certo punto del mese di aprile. C'è la carta della stella. Io sento che questa persona sta combattendo per un sogno. O vi dico che nella vostra relazione con questo 5 di bastoni potrebbero esserci come dei battibecchi per quelli che sono magari gli obiettivi. Adesso dipende sempre dalla situazione che c'è per ognuno di voi, perché siete tanti e veramente avete tutte situazioni diverse, però può esserci come un qualche ripensamento su certi obiettivi. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Regina di guardate, re e regina di bastoni, re e regina di bastoni. Otto di spade. Sento che ragazzi, se vorrete sbloccare un po' le cose con questa persona, dovrete prendere un po' il toro per le corna. Cioè, sento che le barriere difensive sono molte, sono tante, c'è effettivamente qualche cosa che bolle in pentola, però è come se ci fossero ancora dei punti in disaccordo, in disarmonia. E qui è come se doveste ad un certo punto ricalibrare gli obiettivi, magari con questo 5 di bastoni può essere utile affrontare certi temi e difatti poi con il cavaliere di spade sento che andrete dritti. Andiamo con il 5 di pentacoli, 9 di spade e diavolo. Ragazzi, qui c'è un tema con potrebbe esserci allora una forte passione, questo ve lo dico perché sì, perché la sento, perché tanti bastoni devo dire, 2 volte 3 volte la carta degli amanti, quindi, sento parecchio fuoco, ma non è solo quello, c'è anche del sentimento, c'è qualche cosa in più secondo me. Però è anche vero che con questo 5 di pentacoli io credo che questa persona possa o portarsi a casa una delusione o darvi una delusione. Datemi una carta per il 9 di spade. Asso di denari. Sento che c'è un tema che vincola questa persona, che è un tema legato al passato e potrebbe essere questo tema il ricominciare qualche tipo di relazione, qualche tipo di accordo, qualche tipo di obiettivo.
Se per esempio la persona in passato si è annullata per il partner e in questo momento è in un momento imperatrice, cioè dove magari si sta sviluppando a livello lavorativo, potrebbe essere, è un esempio come un altro, potrebbe essere che questa persona abbia paura a legarsi con voi perché in questo momento si sta ricreando la sfera lavorativa e quindi non voglia perdersi di nuovo quello che si è già persa in passato. Difatti sento che comunque c'è un 4 di bastoni alla fine della lettura. In qualche modo il mese, la situazione, la relazione ha una sua stabilità, però è come se mancasse un certo tipo di concretezza. E fate comunque attenzione perché con il 5 di pentacoli e il diavolo, datemi una carta per il diavolo, ma ci potrebbe essere della dipendenza affettiva. Sole. Mm. O potrebbe esserci qualche tema, soprattutto se l'altra persona ha figli. Quindi potrebbero esserci dei temi legati ai figli che magari vincolano per quello che riguarda gli obiettivi. Sento che dovrete affrontare comunque un tema, o meglio, l'altra persona vorrà probabilmente affrontare un tema. Andiamo a vedere il 4. Abbiamo il cavaliere di coppe e il re di pentacoli. Io credo che un avanzamento ci sarà. Vi dico, questo tema che si deve trattare può essere che a fine mese venga fuori, che si parli, che si strutturi una certa, diciamo una situazione diversa, perché comunque è vero che ci sono i vincoli, però io lo sento comunque abbastanza positivo questo asso di pentacoli. E comunque poi c'è un re di pentacoli che è una carta di forte abbondanza, c'è qualche tipo di offerta, di promessa, di chiacchiera che effettivamente con questo cavaliere di coppe è seria. E poi abbiamo un 4 di bastoni. Io lo sento un mese molto positivo. È vero che voi dovrete sacrificare qualche cosa, ma qui ci sono diversi assi, asso di coppe, asso di coppe, asso di spade, asso di pentacoli, quindi si parla comunque di nuovi inizi. C'è il sole 2 volte, c'è chiarezza, di intenzioni, di sentimenti, anche 3 volte la carta degli amanti, è un qualche cosa di profondo. Però è come se ci fosse un tema, una questione da affrontare. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi dicono in più. Abbondanza, prendi un assetto mentale positivo e manifesta esattamente quello che vuoi. Gratitudine e benedizioni. Questa carta non esce spesso, ragazzi, quindi vi dico, è un mese benedetto, pieno di amore, pieno di affetto, anche proprio a livello di amicizie, io lo sento. Siete circondati da coccole. Poi abbiamo, che interessante, le chiavi. Qui vi parlano di più opzioni. Notare come qua ci sono 3 chiavi e qui avete 2, 3 di coppe. Quindi ci sono come più opzioni. Parla di scelte e avete 3 volte di nuovo la carta degli amanti che è un 6, 2 volte 6. Parla di qualche cosa che non è convenzionale. Oh, e di avventure di una notte. E poi abbiamo Paradiso, ma che super lettura! Felicità, espansione, gioia, godervi l'un l'altra. Guardate ragazzi, secondo me si apre come un nuovo capitolo per quello che riguarda la vostra vita romantica. Che siate single o che siate in coppia, è come se ci fosse una nuova, come vi posso dire? Vi sento carichi, carichi di amore, carichi di energia, carichi per poter dare, per poter condividere, per poter accogliere. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine.
Saggezza. Vi è mai stato detto che siete più saggi attraverso gli anni? Siete diventati più saggi attraverso gli anni? Adesso è tempo di richiamare tutta questa saggezza per aiutarvi nelle vostre sfide. Ragazzi, qui ci sarà una scelta importante secondo me per voi, ve lo dico. È un mese ricco di amore, è un mese, lo sento proprio nella luce, nelle coccole, al caldo. Però è come se si avvicinasse qualche cosa di importante. Amici del cancro, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Spero comunque di avervi dato degli spunti di riflessione. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può scrivere una mail o un WhatsApp. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti e tutto il resto. Però tenete presente che se volete fare come un percorso formativo come autodidatti, c'è tutta la sezione degli abbonati che è un corso di formazione dove io praticamente condenso decenni della mia formazione personale, della mia formazione come terapeuta e condenso appunto lì tutte queste informazioni per aiutare anche voi nel vostro percorso. Sono 4 playlist per adesso, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico e tratto temi come la metafisica, la metamedicina, parlo di kundalini, di meditazioni, di come risvegliare il terzo occhio. Insomma, ripeto, è un po' tutto il mio bagaglio formativo messo a disposizione. Sono le playlist con le copertine lilla, date un'occhiata perché i titoli dei video si vedono. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!